Allora, vediamo se siamo a posto. Ok, la telecamera non la voglio per adesso perché ho ospiti in camera che mi stanno guardando e sinceramente non mi frega niente di essere ripresi. Allora, è successo un po' di robe. Non so neanche quando se staccherò o no, perché penso che tra un'ora sto aspettando un'altra cosa come ieri, ma penso che tra un'ora dobbiamo staccare. Però stacco tipo 10 minuti e metto BRB e dovrei esserci di nuovo. È successo un po' di cose oggi. Bel po' di robe belle. Allora, innanzitutto ho ottenuto un po' di primogemme. E e poi adesso continuiamo. No, è stato assurdo perché abbiamo vinto il gioco degli Ilico che dicevo, ah, mi sta su di dietro. Solo che oggi non potevo registrare perché appunto aspettavo, facevo. Ehm, sono stato lì a fare, ho detto vabbè, mentre aspetta faccio quello del tesoro degli Ilico. Mi ha dato le primogemme, che fatto? Vabbè. E poi il resto sono codici. Allora, l'arte dell'avventura, aiutarmi. Mm. Porta verità. I'm lazy, and you know it. Ah, sono di nuovo qua al lato. Tra l'altro siamo di nuovo a Mondstadt. Il fatto che ci dà le missioni di Mondstadt. Anche perché giù a Liue c'è una missione da fare con Ganyu. Allora è così che stanno le cose, dicevano. Anthony, sai se queste piante, oltre a essere commestibili, possono servire ad altro? E come lo dovrei sapere? So solo dove puoi trovare e se puoi mangiare o no. Allora dovrò andare a vedere da sola, non preoccuparti. Vado solo a raccogliere le piante. Non mi avvicinerò minimamente ai mostri. Oh, fa attenzione, ok? Lo so, lo so. Allora oggi tornerò un po' più tardi. Come sta andando l'addestramento? Ah, ma ti stai ancora allenando? Ehi, ciao viaggiatore, che tempismo. Stavo proprio pensando di andare a esaminare delle piante. Virus mi ha detto che spesso gli avventurieri si accampano nella natura. Per una delle abilità più importanti è saper cercare il cibo. Quindi sto pensando di andare a esaminare le piante selvatiche, controllerò le loro caratteristiche e poi le memorizzerò con calma. In questo modo, almeno in futuro, saprò cosa posso fare, cosa posso o non posso mangiare. Comunque penso che scrivere e basta non sia molto intuitivo. Viaggiatore, mi hanno detto che hai un gadget che si chiama fotocamera, giusto? Yes. Potresti aiutarmi a fotografare alcune specie botaniche? Domani. Allora potresti fotografare delle ciglia di calla, lampiduline, delle cecilie. La lampadulina è un po' complicata. Vabbè. Quando hai finito aiutami a raccogliere queste tre specie botaniche per favore, mi piacerebbe conservare come campioni. Immagini di queste piante nel loro habitat, esemplari vivi, descrizione dettagliata. La sezione botanica del mio manuale sembra in ottime condizioni. Bene allora, conto su di te. La sorgente del villaggio Acqua Chiara accoglie un gran numero di cigli di calla, mentre la lampadumina nei regni di lupi, ok. Le cecilie devono trovarsi a promontorio a Pastello. Dovrei aver fatto... avrei... dovrei farci una foto a sta conversazione, insomma. Così me lo appunto. Nel frattempo io continuerò a esaminare le piante altrove. Incontriamoci in città non appena hai fatto. Ok. Arte dell'avventura. Ok.
Allora andiamo qua. Non so, adesso sono le 13:18. Alle... It always rains when I go on an adventure. Le 13 fa le 2, penso che ho già fatto quello dell'ilico, grazie. Questo è abbastanza facile. Fai una foto dell'habitat dei gigli di Calla. Allora fammi fare una bella cosa. Ma è come... Ah sì. Ok. È come l'evento Plurevento. Fotografia con la fotocamera. Ma va bene così anche una foto a caso. Raccoglie G. Ah, pensavo chissà che cosa. Non li ho mai raccolti. Are you sure about that? Are you sure about that? Vabbè. Fai dalla lampadulina. Sembra strano che non ho mai raccolte le lampadine. No, lampaduline, giri di cara, scusa. Scusate. Sto dando in inglese. Off we go! Non pensavo che il regno di lupi era così vicino alla dimora di Diluc. Vigneto. C'è scritto qualcosa qua sopra per curiosità? No, però qui c'era scritto qualcosa che non ho mai letto, ho detto ah, una cosa nuova. Tanner. Sembri quelli che faceva Rally Cross, si chiama Tanner. Faceva Top Gear America. Lampadulina, sì, è abbastanza vicino. Ma quello che mi chiedo è tutte ste luci eccetera che hanno messo. Il regno dei lupi non vogliono essere disturbati, come cavolo hanno fatto a mettere queste robe? Vabbè, non saremo proprio in 100 a 100. Ah, dov'è il posto questo? Mi applichiamo. Aspetterò ancora un momentino prima di fare i nostri spacchettamenti che voglio fare, come dicevo ieri, perché metti caso che devo partire eccetera, cosa lascio il gioco lì a Dario. Quindi ecco qua fammi solo fare questo. Tra l'altro adesso devo andare a fare una cosa che mi sono ricordato. Fai la foto della lampadina. Sono le foto più brutte che ho mai fatto. No, abbiamo già raccolte le lampadine. Si vede che appena colta avrà un altro significato. Mentre si teletrasporta Mr. Fantastic, mi lasciate andare un attimo di là? Oh, ow! Where did that come from?
Let's go find some treasure. Oh, ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Oh. Or not. Oh, ow! Where did that come from? Allora, adesso che la telecamera la posso rimettere adesso, perché tanto gli ospiti sono andati via. Ospiti. Benny's Adventure Team, assemble! Allora, i ragni. Tu immagini? Facciamo i ragni sulla telecamera. Sto scherzando. Ah no, qua non c'entra niente. Vabbè, allora facciamo questo, dai. C'ho i ragni sulla telecamera. Niente, non volevo far vedere. Off we go! Ai ai. Ma figuriamoci. Oh, veramente. Adventure sto time. in camera. Allora mi sono detto, ma dai. E... vipere. Che vipere, che rottura di vipere. Che esiste. No, tu eri. Eccolo. Sto guardando qua come eravamo messi. Ci abbiamo solo bello. Livello level 7. No, dai. Get out of here! Off we go! Aspetta che salga. Facciamo saltare. Get out of the way! Le guardiani delle rovine sono facili da fuori. Tranne quando muori qua devi one-shotare. Life goes on. Non so perché all'inizio del gioco quell'attacco lì era facilissimo da evitare, adesso magicamente sembra una cosa più difficile. Devo solo fare attenzione e spostarmi di nuovo, perché di nuovo troppo lontano. Secondo me il gioco dove almeno lo S. Quindi fai il tuo salto, bravo. Così torni qui. E siamo tutti. That's gonna hurt in the morning. Everybody stand back. Let's light it up. Abbiamo evitati tutto. Adesso fa di nuovo il salto della vita. Get out of here. Out of the way. Bungee jump. Not really. You're in for a little shock. You're in for a little shock. Error. Error. No, anyway.
Adesso scopri che Catherine è un robot alieno. Beh, scusa, lei dice error, error, se lo senti? Iniziato lo senti parlare, dice error. E io sono tipo, ma che cacchio? Questo è quello lì del momento solo a carico più iperfioritura. Now that's amazing! Cosa più amazing quanto c'è da fare sti giorni. Non che mi dispiace, anzi. Mi vedete qua vuol dire che sono giornate da depressione. Nel senso che riuscirò ad arrivare fino a lì sopra. Dov'è? Come me lo prendo? Un Anemoculus. Che nome? No, vabbè. Tornando al discorso di prima. Se non ci sono una... Ve l'ho già detto, se ci sono vuol dire che è una bella giornata. Ai ai ai. Santissimo benedetto. Dove cavolo è sto coso? Lo voglio. Sto Anemo. In realtà l'altra parte di parola ve lo faccio diavoli. That's not funny. No, come on. It is funny. It's right there, right now. Mizzica, più facile del mondo. Non ce n'è uno più facile. Pensavo chissà dove. Oh, un altro. Mizzica, da anni. Sui danni. È da un po' che... Berkimoide. È da anni che non ne trovavo uno. Voglio completare il livello 10 di quello di Mos. Beh, in realtà il mio obiettivo principale è completare Mos al 100%. Poi le altre città diciamo che se ne possono anche andare a farsi frigge. No, vabbè, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi è una cosa che... Mosdad a me piace. Mi piacerebbe avere il banner di Mosdad. Lì fermo, mi ricorda, ehi, ti ricordi quando? A mo' di fotoricordo. Off we go. Thank you. Sono curioso se c'è un personaggio che dà il doppio della carne quando vai a caccia. Tra virgolette caccia. Sì, ho visto che c'è ste robe qua, presumo che c'è anche personaggi nuovi, tra virgolette nuovi, sono tornati, non è che sono da provare. Volevo... non so se riusciamo a prenderci la ultima. Rain outlines your fate. No, allora facciamo così che c'è un primo. Perfetto. E ce l'ho ultimate adesso di qui. Però tanto non servirà a niente perché tanto qua. Come a little closer. Basta che li avvicino tutti qua e... Arrivederci. Have a great time. Tanto non serve a niente affrontare. Non sarebbe male. No. Sto pensando se c'è quello lì grosso, Ikur. Fiji mi dà
mi dà il corno lì, mi serve. Poi mi sono detto, vabbè, non fa niente. Off we go. Oggi, se riusciamo, continuiamo di nuovo la missione di Shembe, si chiama ragazza lì. Mi sono piaciuti. C'hanno un po' di stuti, ma tanto lo sapevo già, non mi sono messo a mangiare cose. Perché tanto c'è Shembe, era un personaggio di prova, è sempre così. Ma in ogni gioco, non è solo in Shimpad che ti mettono un personaggio da Logs of Adeptitrix. guarda che Life goes potresti on. anche vedere a noi di avere un personaggio così. Huh? Huh? Take cover! Why do they never miss? E te lo metto a un livello apposta alla base, che te lo mettono a un livello più alto. Get out of Poi here! se te ne Out of the way! accorgi va bene, se non te ne accorgi ancora meglio. È fatto apposta. Get out of Ma here! non mi sto lamentando, è normale, ma anche per i giochi. Vai, fai Unbound, no, Unbound, o anche, Why do they never miss? anzi, esempio che mi viene più facile. Forza Horizon, quando cominci il gioco, ti mette la macchina Everybody stand back! più velocità. Di prova, Let's light è it up! logico. Non è una questione, però il gioco non è logico. E ogni tanto capita che magari ti mettono fianco a fianco con le tue macchine e ti fanno guarda, accelera questo, quello, quell'altro, se fai questo, quello, quell'altro. È assolutamente normale. Quando è così ho già capito che se si tratta di personaggi, si tratta di macchine, eccetera, non me ne frega proprio niente. Cioè, non me ne frega proprio niente. Anna dice, eccoti di nuovo, com'è andato? Hai scattato le foto? Ecco qui, foto campione completo, le foto più brutte che mai fatto. Sto scherzando. Wow, che velocità incredibile, non è, erano brutte, ma sì, insomma, l'ho fatto a caso. Sei proprio un avventuriero con esperienza, eh? Sono sbalordito. Grazie, che ne dici? E per ringraziare ti preparo qualcosa da mangiare. Prometto che sarà qualcosa di più. Anna si mette di lato e inizia a cucinare. Come ti sembra? Normale, no? Spero che ti piaccia. Ora vado a scrivere i miei appunti. E queste piante? Però Jack, si sa come si preservano i campioni di piante. Credo che le cecighe sarebbero meglio in un vaso da qualche parte, piuttosto di essere trattate come campioni. È simpatica. Sta. Piuttosto proprio un'evoluzione incredibile. Fatto incarichi. Hai completato tutti gli incarichi. Torna da Catherine. No, non c'era scritto, sono io che me lo sono inventato. Mai fatto. Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Cioè? Scompa giornalieri? Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ben bene? Ad Astra Abyssosque. Invia un personaggio in spedizione. Uno. Li abbiamo un po' cambiati, perché tanto uova ne ho. L'unica cosa è il pollame. Non ne ho 90. Adesso di pollame. Bennett. E poi loro sono lì a raccogliere i minerali. Lei invece raccoglie il lotto. Qua non è ancora uscito niente di interessante.
Interessante fosse questo per le pigne, ma cosa? 400 pigni? Sì. Vai Lido. Spero che ne sblocchiamo più di slot per l'espedizione. Se riuscissimo almeno arrivare a 7 non sarebbe male. Avere i minerali. Minerali qua non so quanti ne ho. Ne avevo di nuovo 1000. Adesso ci do un'occhiata per curiosità. Io qua ne metto sempre... no, a sta giro ne possiamo mettere 10. Ok. Cerco sempre di risparmiare. Quanti ne abbiamo? Adesso l'unica cosa che possiamo fare è... andiamo in giro a prenderci in un giro d'andare. Questo è un miner 700. Non so che cacchio devo fare. Cioè, se voglio farmi un team completo, sì. Sono anche pochi. Allora, signora Barbara, ti prenderemo un attimo. Non mi ricordo se di... queste robe qua, giusto? No? Ah, ne ho 70 di questo. Sì. E allora il materiale per le armi. Potenzia. No, non mi interessa. Oh. Abbiamo proprio preso il personaggio che dobbiamo fare scendere l'arma. Qualcuno che c'ha l'arma a livello 1, grazie. E per vedere, non è che la potenza, ormai ne ho già qua, ne ho quasi 2000, porca miseria. No, 2000. No, sì. 1000, 2000, 3000. Già. No, stavo guardando questi. Qua. Ho detto ne ho quasi 2000, ma va. 1200. 1200, non 2000. Damas Burst. Why not So keep me company now, for a while? There'll be plenty of... what we can do is... quello che possiamo fare mentre sto aspettando la telefonata. Devo aspettare per fare sti cosi qua. Poi quando sentite suonare il telefono metto in pausa lo stream e ci vediamo dopo qualche minuto, non so. Mi vedete lì che fermo la chat, fermo lo stream in 2 secondi, vuol dire che devo partire. Another tough. Tanto poi ci sono gli qua dietro. No. Go. Rain cutter. Heat, heat. Hup. Heat. Hup. Heat. Yeet. Hup. Heat. Yeah. Hello. Can I say? Rise. Faster. Quando si va? Bravo. Così ce l'abbiamo fatto dare bip. Let's light it up. Yep. Non andare troppo lontano però. No, my sword. Sì. Teamwork is dreamwork. Try not to enjoy this too much. Get out of here. You're not welcome. I mean, you are welcome. Certo senso di vista, sì, sei il benvenuto. Di stare nel mio piccolo angolino elettrico. Però se fanno così non siete così venuti. Yep. Heat. You're in for a little shock.
Volevo solo... Orders given. Orders received. What's it done? Wheel of life. Stare attaccato perché non pensavo poi. Così che continuano a fare per connessione. That was a little power. In un altro che qua. Ah, in un quello di grazie per il fuoco. Vedi, piscini. Cioè, adesso ci danno un sacco di roba, già prima ce la davano, ma adesso sembra che ce ne danno un troppo. Anzi, teoricamente sì, perché ovviamente hanno un livello più alto, quindi ti danno più roba. Però tutto insieme non me lo aspetto. Can I say something? Qui ci sono ancora i mister qua, potrei anche darci un pochino. Però mi sa che ho bisogno di un arco. E sono sempre qua. Oh, che rottura questo con l'arco. Ma scusa, ma manco su Battlefield 4 di quando giocavi. Ah, bravo. Che bravo. Sei Operation Metro che appena ti avvicini sulle scale ti cecchino con una M98B. Che divertimento. Tra parentesi. Io Operazione Metro non mi è mai piaciuto. Il problema adesso è che tutte le mappe che fanno su Battlefield. Ma se io uso questo... Il problema è che adesso tutte le mappe di Battlefield 4, anzi tutte le mappe di Battlefield le fanno uguale Operazione Metro perché tutti le adoravano. Il problema è che a me non piace Operazione. Wow, this is so lucky. Lei, io My god. Ci sono quelle piccole cose che guarda adesso sono più alto livello che le guardo e dico ah sì è un puzzle. Prima invece le guardavo e dicevo ma cos'è quella roba? E ogni tanto te torni indietro e dici ah sì c'è questo da fare. Comunque questo è sempre a bada. È sempre a bada. Life goes on. Rain outlines your fate. Let me weave you a È andato via la Faster. roba di... Okay. lavoro di no. No, colpisci lui. Go. Andiamo. Get out of here! Out of the way! Adventure time! You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. You've been a Vicino. naughty boy. Bravo. L'ho colpito nel punto del... No, non ho fatto in te. Devo mettermi più lontano. Forse il problema è che... adesso che... Come a little closer. Prima era un pochettino più intimorito, adesso non è un po' colpa Body and questi tipi qua e sto anche vicino, anzi, anche perché devo stare vicino per andare a sposare. Non so giocare.
Sei pronta? Tanto è quasi morta. Sto io a usare. Ti finiamo con qui. Anzi, siamo proprio bloccati a finire con qui perché se usi quella roba lì. Ancora? 12. Prendiamo la vita per tutti. Voglio vedere se si poteva veramente ammazzarli. Riuscivo, non certo che ci riesco, però insomma ci sta. La piccola zombie ce l'ha fatta. Che ne sei, something more. Hello. Can say something more. Solo 1:50. Presumo che tra 10 minuti cominciano le donne. Right. Say something more. Everybody stand back! Surrender and I'll be gentle. Opening box of Adepti tricks. Huh? You're in for a little shock. Mi va di stare qua dentro. Fatemi piacere. Altrimenti tanto siete morti lo stesso. Adesso usiamo un'abilità di scendere. Prossimo giro. Rise. No, my sword! Adesso carica. Andiamo qua. Witness the power of Gubra! Bravo. Se vai prima, pensare a lui. Superato. Io lo so, l'ho visto. Non ci ho fatto tanto caso. Life goes on. Adventure time! Get out of here! Faccio un po' di protezione. Abilità di mente di nuovo pane. I'm going in! Oh, è dato di oro. Rise. Let's light it up! Più vicino, così facciamo un po' di superconduzione. La superconduzione diminuisce la difesa. Quindi anche per quello che mi avvicino, perché tanto se ne manca uno. Ne manca uno. Adventure time! Non ho bisogno di air effect. Anyway, so we are a beautiful nation. 5,71, 6,77, arriviamo a 6,80, che ne dici? Poi basta. E poi dopo continuiamo con le missioni della ragazzotta. Più che altro della ragazzotta. Sono diventato napoletano. Volevo provare i personaggi. Lui è nuovo. Poi c'è questa cosa l'abbiamo già provata. Forse se tutto va bene proviamo ora. Adventure time! Poi continuiamo l'avventura. Voglio provarle. Curiosità. Poi se tutto va bene stasera ci mettiamo lì. Altrimenti... Anyway. Oh no, anyway. Get out of here! Out of the way! Let's spark things up a little. Ha!
Si avvicini, si avvicini. Lo ributtiamo nel coso. Teamwork Dai. is dreamwork. Va bene. Mission fail. No, non prego. Ah, c'è ancora questo. Oddio, il porcellino. Sì, il porcellino. Oh, per carità. Come si chiama? Uff. Aspetta. Fammi ammazzare questo. Cinghialotto. È cinghialotto. È venuto la carica Light it up. contro di noi. Lo faccio fuori io questo qua. Sicuramente sarà uno dei piedi Don't be such a brute. come si chiama quel boss dell'acqua. È venuto. Wheel of life. Faccio. Prendiamo anche un po' di vita gratis. Ci prendiamo anche questo. E siamo a posto. Thank you. Then Sacred name. Fortune preserver. Rain outlines your fate. and davvero non mi ho tolto neanche un po' di scudo ti piacerebbe? Let's light it up. Inutile che mi vedi dietro, ti piacerebbe? Let me weave you a bow. Bella. Non ho ancora capito qual è il gioco che dice Bernard. Take cover. Adventure time. Forse anche su. Rise. Dai, non è possibile. No, non è Halo. Non è Halo Infinite che c'è il... dovrebbe essere lì, poi correggetemi se mi sbaglio. Ma mi sembra proprio al 99.9, anzi, sono al 100% sicuro che viene da lì. Se non è lì, non è neanche nella Master Chief Collection, ma non credo proprio. Non credo proprio, per Halo Infinite. Che c'è il Brute che devi affrontarlo, che sei insomma, vabbè, non vi spoilerò niente, ma è il boss finale che dice "Bend not my will". No, aspetta. No, non mi ricordo se lo dice anche il boss finale, ma lo dicono forse due persone. Perfect weather for Uno sipping sono a cup of sicuro, tea è quello while lì gazing out the che window. saltava e ti tirava ammazzati, che era il secondo o il terzo boss del gioco, forse il terzo. E quello continuava a ripetere Bernard my will, Bernard my... Allora mi è entrato in testa. E forse anche il boss finale diceva Bernard. Hello? Surrender and be gentle. Quegli scudi non serviranno a niente se piove. Ha entrato nello scudo anche lui nel nostro piccolo party. Bennett, come stai? Male. Vedo che pensavo che era già oh, abbiamo fatto un po' di fusione. Fioritura, non vedo l'ora di sbloccare fioritura. Cioè, avere un personaggio che ti puoi fidare e fare fioritura. Non vedo l'ora. Chissà. Chissà se sarà con lei, chissà se sarà qualcun altro. Come siamo messi adesso? Siamo arrivati 680.
684. Mi piacerebbe girare per 700, ma vi dico la verità, non c'ho voglia. Andiamo a fare queste cose qua. C'ho voglia, ma tempo che lo fai. Allora, questa l'abbiamo provata ieri perché stiamo facendo il suo evento. Ci sta. Mi piace molto le sue abilità. Sembra Rosaria 2.0. Proprio quello che chiedevo a Rosaria. Ci sta. Però io ho guardato la wiki e tutti dicono che lei è una dei personaggi migliori del gioco. Vorrei sbloccare lei. Perché me l'avete già detto un milione di volte, me l'avete consigliato. Allora, Ayaka, gli avversari circostanti infligge danno da craio in aria. E molti dicono che Shinjo, si chiama la ragazza e l'altra non mi ricordo, e questa formano una combo spettacolare per farti una squadra assurda. Con l'arte Kamisato, Senno e Ayaka è in grado di tramutarsi in ghiaccio, muovendosi velocemente sotto forma di un torrente. Quando riappare al termine di Senno, infligge crio agli avversari. Quando il suo tripudio elementare sfera un lungo... Quando usa, sfera un lungo fiocco di ghiaccio. Infligge danni da craio ai nemici che tocca. Ok. Abbiamo Barba, Shangling. Quindi una cosa del genere. Forte. Poi fai così. Ah, ecco perché forte. Ok, ho capito. Embrace the ice. My god. Infatti vi ho visto far così saltellare, dicevo, cioè, come mai? Come mai fanno così? Che c'è di nuovo la vita, ok. Però bisogna un po' imparare. Anche la wiki lo diceva che da imparare un po'. Aia. My apologies. Non c'ho voglia di morire, ragazzi. Embrace the ice. Mizzica. Ok. I'm impressed. I'm really impressed. What the heck? Il personaggio più forte che ho provato. What the heck? Perfect weather for sipping a cup of tea while gazing out the window. Puoi pure prenderti la tua tazza di tè, io provo il personaggio. Questa la provo all'ultimo, tanto lui è nuovo e... lento. No, scusa. Yeah. Lui c'ha il libro catalizzatore, libro di magia, non stiamo lì. Mika, che non è Miki, gli permette di scagliare una freccia. C'è una prolungata invece gli consente di mirare e sparare. C'ha il... ok, tripudio elementare può ripristare PS e i membri. E conferisce più miracoli, permette al personaggio attivo di ripristinare PS mandando a segno gli attacchi normali. È uguale a... no, c'ha il tridente. C'è Fisk. Questa la vorrei come personaggio, a posto di Lisa. Non dicevano tanto forte, che poi me lo dà. Precision strike. Ok, è un supporto. E invece lei è quella lì che arriverà anche nuova. Lei fa... lei è eletto. Se li sto provando a caso. Lo so. Non
sto proprio usando una combo di quelle spettacolari, quella verità. È giusto per vedere cosa fa. Now's our chance. E questo è il suo momento di... Ok. Peso mi piace tantissimo la sua abilità, diventa un Providing cover fire. L'unico problema è che appunto quando usi la ultimate di Razor facci Let's keep going, team. più veloce. Pew pew! Ah, uno scudo anche. No, ma aspetta. Non ho capito ancora se questo... Special! Ah no, anche questo è chiaro. Ah, allora abbiamo il team che, tra virgolette, vorrei fare io in un lontano futuro. Ho capito. Oz, reveal thyself! Sì, vorrei fare un team del genere in futuro, perché mi piace tanto l'abilità. Engaging. di- Shadow Raven, let night fall! di congelare tutti e poi li fai a pezzi. Non letteralmente. Dopo letteralmente. Come direbbero su due fantagenitori. Troppo letterale. C'è troppo letterale. Perfect weather for sipping a cup of tea while gazing out. The wind. To the wind, daughter. Beh, quella canzone lì è decisamente per i team. Dolcezza innocua, Scrooge. La ragazza che riporterà il vento nel nostro team? Non lo so. Sicuramente la cosa che dicevo gelo più letto ci vorrà un po' di tempo per farlo. Queste cose è un altro personaggio che è molto impressive, non voglio di leggere la descrizione. Abbiamo Kai e Lisa Kai e Lisa Sakaus. Quindi penso che la combo sia così. Poi due. E poi usi lei. Già che c'ha l'Ico lei, è già bestiale. Allora, tutti in un angolo con me. Facciamo vedere così. E poi facciamo così. Mamma mia. Lisa a livello 80 ci sta dando da provare. Enhanced Animal Module 75! Ultimamente all'infinito questi. Naturalmente c'erano anche le armi overpower a livello 80. Sono le 2:07, non c'è nessuno che mi dice niente, boh, magari... Perfect weather for basta. sipping a cup of tea while gazing Magari mi out the window. telefoneranno domani, ma non credo. Com'è qua che funziona? Lei mi incuriosisce perché è ghiaccio, però non so perché prima faceva. Voglio leggere la sua descrizione. Qua non c'è nessuna chiamata. C'è il telefono che dà 20 numeri. Il potere di Dione è diventato il suo metodo per trattare la dipendenza dell'acqua dai ubriaconi, ok. La sua abilità, zampe glaciali infliggono danni da crio e creano scudo. Ok, tipo Noelle e altri personaggi che ci sono già. La pressione, però vabbè, ovviamente non è uguale. La pressione prolungata dell'abilità elementare permette di aumentare il numero di zampe glaciali scagliate dalla capacità dello quindi è una specie di Bennett. Il tipo di elementare invece lancia una bevanda alcolica creando la fuschia ubriaca che cura gli alleati. Il vigile non ha cria. Durante l'evento potrei ottenere. Quindi qui ci sta provando a testare un po' tutti. Ok. No, volevo sentire cosa diceva. Tra l'altro dicono tutti qualcosa, mi sembra che ho leggermente skippato. Quindi qua abbiamo
Lei che fa lo scudo. Ah, ce l'ha. Per una tela. Una bezza. Dodge this. Beh, non so cosa voglio fare con te. Dall'inizio del gioco che non è un personaggio del... Freeze. Beh, forse anche così con i miei personaggi normali. Oh, so sorry. Look at you, Boo Down. Sì, cura gli alleati. Adesso non è un metodo ideale perché forse devo usare Lisa e andare in giro. Come a little closer. Che la vita di Gaia è intorno al nostro personaggio. Non è un'area perfetta. Molto lento. You're in for a little shock. Ci vuole la sua preparazione, quindi anche lei dovrebbe essere buona come persona. La usi, Frostbite. questo scudo chissà quanto tiene. Detto che la cera deve fare male. Aia. Got me that. Ah, quando... No, lo scudo, l'arco deve far male. Se hai un personaggio con l'arco devi avere un arco che va. Anche il suo arco adesso non andava, però capite le mie parole. Cioè non è come uno che tira la spada a caso e... Sì, anche lì ci vuole un certo livello, ma se stai lì sempre a caricare i colpi come sto facendo prima, se manchi il colpo... E poi manca lei. Lei mi ispira, mi ispira come personaggio, mi ispira. Crea degli acule, i tributi elementari e lo spirito del talismano che restano in campo e fondani da Crio, anche questo. Abbiamo Shangling, Lisa, Kaeria, insomma un free to play team. Obey. No, anzi. Boba, get them. Unleash! Poi ci abbiamo anche Shangling. By ordinance divine. Cool it. Let's spark things up a little. Perlomeno lei non sbatte fuori i nemici in giro. Do your Hello, master's you looking bidding. for? Mamma mia, si deve tante anche lei. Come a Metti little che combo closer. bene. Right, Pip? It's E GG. Mamma mia. Boh, pensavo sinceramente che alle 2 devo completamente staccare, ma sono già le 2:15. Che ralle. Qui scatta. Questa è qua, ma dicono che questa è una nuova missione, allora ho fatto bene a aspettare per completare quello di due.
A me non so se hanno messo una nuova cosa Archon con lui. Cambia qualcosa. Ancora l'elicottero. Non abito vicino a qualche aeroporto. Viene l'idea, dici no, questo qua. No, assolutamente. That's gonna hurt in the morning. Solo che lascio buttare. Ah, siamo di nuovo qua dove eravamo l'altra volta, che devi prendere in giro questi qua. Ah no. Questo. Rain outlines your fate. Life goes on. Facciamo 313 eccetera, siamo tornati un po'. Vabbè, scherzo. Sto scherzando. Speravo che era già pronta la vita. Go. Che lo facciamo qui? Spero sempre nella fusione. Ehi, Rain cutter. elettroca. Non ho mai vista c'è successo. Possibile che non ho mai visto successo. Volato nero. Life goes on. Scappa. Ne ho così tanta roba del Melmoso. La prossima volta che I usiamo hope we quell'aggeggio find long che lost ti ancient literature. trasforma la roba, penso che lo usiamo in quello. Poi cosa c'è altro? In abbondanza. Questo mi piacerebbe provarlo dopo la teiera perché si pesca. Mi piacerebbe pescare. Devi farti le esche però per pescare. Cos'è Skyrim? Non l'ho mai provata la mod per pescare, che adesso è nell'anniversary edition, come si chiama? Let's light it up. Allora, non so cosa fare adesso perché mi metto a fare missioni. Ne abbiamo questi. Dici che ne abbiamo 7.000. Vabbè che ho visto che uno ne ha 20.000, ma lasciamo perdere. It's me you're looking for. Oh, ow. Ow. Where did it come from? Allora, l'unica cosa brutta che ho visto però è che le abilità, le sue cose che puoi sbloccare con questo qua non è di Mozart, quindi devi stare a farti le missioni della campagna. Poi dopo sblocchi anche le cose che può lei prendersi. Non è a lui né a Mozart la roba che vuole lei. Quindi quello brutto è quello. E infatti quello mi dispiace. Che ne dite se continuiamo a fare missioni qua? Perché dovrei sbloccarne una di questi, mi sa. Questi vale 2. Completa la group che ritorna con me. Gagno è in una missione. Quindi sblocchiamo tutto. Perché devono fare una missione con Gagno e sinceramente non
voglia di fare pasticci. Torna al cantiere dei Jade, cerca scimmia. Benny's Adventure Team, assemble! Sure? Aspetta che tolgo questo. Sì, lo so, ne ho ancora 64. Oggetti forgiati, bla bla. Ah, è vicino a una terra in frantumi. Buono. Ah, abbiamo sbloccato lui come boss. Ah, puoi fartelo quanto vuoi, quante volte vuoi. Ah, lui ti dà robe di ghiaccio. Ah, sì? Oh, ti dà anche cose, ti dà di tutto, tutto quello che vuoi. Anche mi sto mettendo sempre di più queste cose. Prima o poi dovrò fare eliminare quelli che non servono. Anche questo. Anche questo c'ha la roba. Questo qua l'avremmo già potuto affrontare un po' di tempo fa, ma non credo che ci saranno così tanti boss vabbè, se che vedo che metto tipo, non so, sti cosi qua che ce n'è troppi, ne cancello. Qua devo fare le missioni. Tanto 20 di questi o 30 sono tutte queste robe qua che sono delle cose da raccogliere, da offrire alla statua. Questa. Quindi nessun problema. Comunque. Hello, can I say something wrong? Di nuovo le guardie, ma dentro c'è ancora il nostro Off we go! principe Tartaglia. Perché lo chiama Tartaglia? The Prince, che non è The Prince ma è Child. Hello. Se dovrei andare a Lucca sbloccherà lei. Oh my god, I can't believe my eyes. L'importante è che vanno. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those Adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations. This item is approved for submission. Bravo. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plostrite specimen. Congrats. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Oddio. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? Right. In truth, it is the finest piece of Plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Una casa. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Okay.
Non abbiamo mai avuto una casa? Shenhua! Shenhua! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? No. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. And I'm not impressed. They call me an Adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. No. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? Margot, what's that? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. Okay. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. Beh, non lei è un adepto. Presumo che può one-shottare i cinghiali quando vuole. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Senza è molto più confortevole che dormire all'aperto. Secondo me si incavola. Okay. If you insist. No, ok. Penso sempre che si incavolano per la fine. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Portascini e una barra improvvisata. Vado a riposare. Ah, sì, c'è anche la missione qua sotto. Non so se attivarla. Boh. Ah, è qua che fanno il... Hai capito. Ah, è vero, è che dove eravamo l'altra volta. Io spero che un aggiornamento o qualcosa del genere, oppure dopo c'è una casa, sai che forte, mi piacerebbe avere una casa in sto gioco. Giusto per averla, non per dire ah, quella è casa mia. Però col proprietario dell'albergo. Hi there! Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Okay. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. Ma è venditore di tè, non venditore d'acqua. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Fortunato te. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Okay. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Okay. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Volevo già dirlo, se dovevi decidere o no. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. Per colazione. All right. I will head to my room for now. Okay. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Ok. Buon riposo. See you tomorrow. E domani scompare. Hey! Isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi.
Mi sa che non è contenta perché stiamo aiutando. Non lo so. Perché non si sopportano, no? non mi sa che... non si sopportano. Va bene. Vediamo cosa succede. Sempre, mi piace questa serie di missioni, sono fatte bene. E là. Questa è quella che vuole dalla sua città. One trusts you have met Shen He. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Scusate, lo dico malissimo. No, è giusto. Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Shenhe. Okay. Cool! So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Non c'era. Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. È umana? Davvero? E come fa a portare? Oh, right. Wait, what? Non l'avrei mai detto, sinceramente. Paimon neither! This is a real surprise! Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Ha portato una roccia... Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. Addirittura, 6 anni. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though! Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers.
Xianhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. Dobbiamo fare attenzione. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Xianhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Okay. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Xianhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Vedi quello che dicevo ieri, che c'era il ragazzo che chiedeva ma secondo te chi prenderà il controllo? E quello che ho detto ieri, che secondo me se non saranno all'altezza prenderanno il controllo gli adepti. Però dico la verità, arriva un momento che tutte e due dovranno fare qualcosa, perché sennò... Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Non è così cattivo come l'abbiamo all'inizio, abbiamo provato. Grazie. So, Xianhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. A human raised by the Adepti is precisely what Liyue needs right now. It is also what the Adepti wish to give to Liyue. Ah sì? Ok, ci sta. Attendi fino al giorno successivo. Dalle 8 a mezzogiorno. Volevo mettere le 8 giuste giuste. Fin troppo preciso, vero? Non c'era le 23. Ora erano le 22, vabbè. Posso... Il giorno dopo. Hey! So, Xianhe... Master has relayed my situation to you, I take it? Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master.
On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. Yeah. To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Che bella sta missione. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title Friend very much indeed. Friend. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Adesso l'hanno trovata tutti. And another thing, we bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Ho fatto il giro lungo perché aspettavo che parlavamo. Poi? Adesso l'hanno trovato tutti. No, non vediamo. Vabbè. Facciamo alla Super Mike Online. Hello? Can I say something wrong? My god. È già set? Era impiegato così poco? Dove cavolo è che dobbiamo andare? Shenzhujin! Yeah! Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! My god. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? Shenzhujin. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. Okay. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Non so se è un lavoro che farei. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Bye. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Vatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beidou, Captain of the Crux.
Hello. Beto, are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Mm-hmm. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yoon, or Yoonjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Allora, ho detto giusto, Yoonjin. Ho detto giusto, yeah. Greetings. Tranquillo. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Mi è partito il tasto, però vabbè. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of us are friends. Okay. Miss Yoon is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. Okay. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the Plostrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow! So it looks like the three of us are competitors now! Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. Mm-hmm. In that case, I have a proposal to make. Okay. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The Plostrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. Okay. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Possiamo fidarci delle esperienze del maestro Zhang. Buona idea. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. Okay. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! Let's go. By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Okay. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Informazioni a Maestro Zhang. Incandelesi. So, here I am. Ah, aspetta, non mi dire che eri davanti.
No. Non è lì davanti. Off we go. No, non è lì davanti. Però è bloccato lì perché c'è il ragno. Voglio solo non attivare quel cazzo, perché sennò sono cavoli nostri. Una cosa per volta. Kazang. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. One. Of course I have. Sorry, who's asking? Who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No? We were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. Da dove cominciamo? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Sono contentissimo che abbiamo Giorgino, finalmente. Mi ha aiutato tantissimo in passato. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Sure. Vai a sud-ovest. Ok. Meno male che mi sono messo a esplorare. Che dicevo, non c'ho voglia. No, vabbè, lì all'inizio ho fatto quasi subito. So, here we are, I guess. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise.
Avete visto i miei esperimenti con la serie? Non è che faceva caldo, adesso fa freddo. Non è che non ho nessuno. Sto pensando a una cosa. Aspetta. Non badate ai miei esperimenti. Ah già, aspetta, arrivo. Ok. Is there something wrong? No. Anche io. Allora, posso disattivare l'anteprima qua? Grazie. Allora, è un bel tuffo della memoria. Guardate queste maestose cime troneggianti e rusciere che scorrono da cemento. Come mettere piedi in paradiso, dice Junjin. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. And the Miguel. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. Seems legit. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Non mi dire che scena. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword,
and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! C'è una cesta. Lì. Sì, l'ho vista. Maggior parte delle persone dirà: ma che cacchio? Sì, l'ho vista. Usa le visioni per trovare. Presumo che deve piccarmi, però qua ho visto un fantasmino. Andiamo verso il fantasmino adesso. Ow! Where'd they come from? Boo. Thank you very much. This is Even better than I imagined. It's my lucky day. Ci siamo preso un altro pezzo. E adesso sarei curioso dove sono gli Anemoculus. A Mondstadt, che penso che ne mancano letteralmente, o ne mancano 20 letteralmente, o un altro livello, ma non lo so. Mermoso di Anemo. Era una cesta. Usa le visioni per trovare il ferro stellare. Dobbiamo andare sopra la cascata. Cosa mi dice di sì? Anche perché non avrebbe senso. Insomma, la cascata è... Qua dove c'è la cascata, no? Non da qualche altra parte. No, è leggermente spostato. Non è proprio dove c'è la cascata, quindi bisogna andare là giù. Questo?
piccolo semplice sigillo dice. Devo per forza far fuori questi. Non so perché quando la lanciamo subito. C'è adesso. Get out of here! Sto leggermente attaccare. Congratulations. Teamwork is dreamwork! Orders given. Orders received. Try not to enjoy this too much. Wheel of life. Dai, scendi. Ah, è morto. Okay. È morto. Anche lui è morto. Oh. Everybody is dead. Ah, è questo il villaggio. Che diceva... Ah, ecco allora questo è il villaggio quello dove è nata Shinra. Usa i nuclei nel... Se c'era scritto? È veramente un materiale o... Usa i nuclei? Per trovare il favore delle visioni. C'è una questa ma non so se... Andiamo a prenderci la cesta. That's some interesting place. I can say that. Sembra il posto dove abita il ragazzo, ma non è quello. Cioè, ho visto una cesta, era lì. Ah, ma non c'è più. Vabbè. Time to act. L'avete visto anche voi, nel rosso. Si vede che magari è stata disattivata nella missione. Quello da dire. Diciamo. Ferro stellare. Il miglior ferro che ci sia. Troppo in qua. Questo l'abbiamo già scoperto lì. Fa rumore però. Con le cuffie che c'ho, che sto ascoltando dalle cuffie a manetta col volume, non è che si sente tantissimo. Vediamo se c'è qualcosa qua sopra. Mette sì, Amber nella squadra solo per avere la possibilità di... Ah, vedi che qua sopra. This should be enough Star Splinter iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Vedi che... no, stavo dicendo... Per planare più velocemente. Andiamo, adesso scopriamo anche suo fratello, tipo, colpo di scena. Hey, there really is someone here. Hello? Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? What? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. That way. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shall
Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Okay. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Ah, ecco. Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Okay. I came back here once before, a few years ago. Alone. I hid it from Master at the time. It was deserted then, too, except for a few low-life bandits. Everyone and everything I remembered was long gone. But as people were passing by, they stopped to admire me. They praised me, telling me I gave off the aura of an Adeptus. I tried explaining to them that I wasn't an Adeptus, just an ordinary person who came from this village. But no one believed me. When I saw how run down all these houses were, I felt at a loss. It was like I took a look at the world, and on the surface, it looked like a vast realm with so many places I could go. Then I looked a little closer, and there was nowhere for me to go at all. Suddenly, so much time has gone by. Everything has changed. Last time I visited, I felt so upset. But today, I don't know why, but it feels different. Minimal. It is easy for your mind to run wild when you are alone. But this time, you are with your friends, aren't you? Yes, my friends. È forte. Mi piace questa missione. Time to act. My friend. Gotcha. Treasure hunting. A valiant endeavor. È un po' brutto fare gli scavenger, insomma. Però. Anyway. Che storia. È veramente bella. Boh. Più andiamo avanti più mi piace lì. Logicamente. No. Una famiglia di esorcisti. The remains of a god. An abandoned village. Mount Tianheng. Una famiglia di esorcisti vive a est del villaggio, ma nel giro di 2 settimane la madre è morta a causa di malattia, la giovane figlia è sparita da nulla e poco dopo il padre si è impiccato un albero nel cortile di casa propria. But that's something. Perché è stata confermata la presenza del villaggio dalle tracce di alcuni resti di divinità malvagie. Gli abitanti del villaggio sono nel panico perché sono certi che tali resti siano davvero spariti per sempre. Fate molta attenzione quando vi trovate in quest'area. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. Ok. Cerca i documenti nel villaggio abbandonato. Cerca il fantasmino che non si trova da nessuna parte.
No, magari ce l'ho davanti agli occhi, ma... Time to act. Ah, ecco, infatti, è lì sopra. Non ancora lì che fa. Where is it? But I demand your attention. Please. Can I have your attention, please? Devo proprio fare il salto della vita. Can I have your attention, please? Attention, please. Non cadere però. O mi butto dalla montagna. Cioè sti stivaletti continui a cadere. Oh brava. Brava Lisa. Sto arrivando. Guarda come da rifta. Why? Why I'm still here, so yo. Thank you very much, my youth. Keep on drifting, boys. Send it. Just gonna send that. Sta andando, tirando i driftoni per la montagna. Non ti parlo con questo. Allora, guarda. Bella atterraggio. Oh my. My. So that's down, and that's the, I think I need to go here. Yeah. That's a cap. That's a piece of paper. Huh. What's this? Taccuino rovinato. Il dottore ha detto che sei gravemente malato. Ma non preoccuparti. Fa qualcosa? Qualsiasi cosa per salvare. La tua malattia è incurabile. E il mio cuore sanguina nel vederti sempre più stanco. Quanto vorrei soffrire al posto tuo? Dici di non aver alcun rimpianto. E che desideri soltanto che io mi prenda cura di Shenyi. Ma allora perché piangi? Non so cosa ho fatto di recente, respiro ancora, ma mi sento un guscio vuoto. Ho letto tutti i testi antichi e sono riuscito a procurarmi pur di trovare un modo per salvarti. Ma è stato del tutto inutile. Cos'è? Suo zio? Vabbè, non lo so, l'ho finalmente trovato. Mingjun aveva nascosto il libro che potrebbe salvarti, l'ho preso e ho seguito le istruzioni contenente per evocare un dio e offrire un sacrificio. Il dio è apparso. Gli ho detto che sono disposto a offrire la mia vita in cambio della tua, ma è rimasto in silenzio e ha indicato nostra figlia. Ah, il dio ha detto che il destino di Shenyi è quello di portare sciagura e calamità. Per lei farà del male. Che lei farà del male a coloro che la circondano e che potrebbe essere causa della tua morte. Dando così le parole, credo che l'ho lasciata nella grotta menzionata da Dio. Sono passati 3 giorni e non ho ancora ricevuto alcuna notizia. L'attesa mi rende sempre più inquieto, è un bruttissimo presentimento. Mi dispiace, ma mio, perdonami anche tu, Shenyi, ti prego, perdonami, sono stato solo uno sciocco, mi chiedo scusa. Di persona. Ah, il papà. Forse la vera storia della divina dameggiera della devastazione. So, Shenhe is the divine damsel? Oh. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was
sacrificed to the monster by her own father. My God. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Deve essere stata pesante. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. Over there. Over here, over there. Over here. Come dice quella... non si può dire. Quella maga, brava, sì, non quella... non intendevo altro. La magia impressa sul Subrosium non svanisce facilmente. Alcuni credono che questa pietra faccia da ponte tra il regno dei vivi e dei morti. Tuttavia trovarlo non è facile. Bisogna trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Secondo la leggenda è possibile trovare il Subrosium posizionandosi al centro del lago, il monte Tiangang al tramonto, e guardando nella direzione del sole. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Okay. Let's go back and tell Shenhe the news. Yeah. Poor Shenhe. O li lasciamo parlare. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Potevate anche lasciarlo parlare. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Okay. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Okay. Why? Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version.
Huh? What? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. Okay. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. Che bello. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! Ma uffa. We can't let someone else beat us to it! Sì, vabbè, ma... Vabbè. Era interessante. Cacchio. Quanto secondo voi Ningguang sa qualcosa di nostra sorella? Bisognerebbe chiedere a un adepto, non a Ningguang. Secondo me arriviamo lì e ci dice... però... Quindi devo guardare... Vai a centro... Secondo me. Poi... Forse miracolo della vita troviamo della nostra sorella. Devo guardare il tramonto. Non lo so. Va bene, 29. Non che arriva il demone adesso. Ecco. Oh, c'è il Xiao. Non è Xiao quello. Bello. Junjin troverà un sacco di nuovi amici. Che sono tutti degli adepti. Ciao Xiao. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Quale pericolo nel mare? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. Okay. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Cosa intendi? Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. Ah. If things get out of control, I will defend this place myself. Bello. Cacciatori di tesori qua. Ah, c'è anche queste cose qua. È questo che stiamo cercando? Let's light it up! That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. Ciao zio. Stavo guardando... perché il gioco mi sta dicendo che qualcosa... Ah, oh. Facciamolo. Ok. Torniamo. Un po'. Tra 15 minuti devo andarmene. Sono contento che ho cominciato questa storia. Quindi l'acqua
qua eccetera, lui secondo lui dice che c'è solo una montagna, quindi se questo qua viene spacca tutto fa fuori la montagna. Magari quello che intendeva diceva ci vorrebbero più montagne. Oh, goodness. My God. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. È simpatico lui. Guess now it's my time to shine. Ah, goodness gracious. Hey everyone, how's the A-team doing? The A-team? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Okay. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Okay. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. Okay. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Tutti concentrati. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Okay. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Iniziano a preparare i miei abiti. Gli ha detto sigillo. Whew. Manco. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. Okay. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Wow. Wow, ci ha detto un adepto. Ah, sì. È quello lì che. Sì. Allora, meno male che Shinny non c'era. Non si è presentata prima, se no la sequestravano sta ragazza. Andiamo a piedi anche. Sempre di Shiba. E c'è un bagno. Mi piace come cane. Mi piacerebbe, non so. Mi piacerebbe avere un cane del genere. Carino. Diceva ancora prima dei meme, non è lo Shiba quello lì dei meme, ma che scemenza, è un buon cane. Ho sempre desiderato avere uno Shiba, ancora prima dei meme. Mi piace. Ci è, baby? Ningguang's little secretary! We Piccola found the segretaria. Fai incavolare. Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. Vabbè, contento. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Yeah. Vai, minchia, ma i partecipanti raccolti.
I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. Adesso tutti dicono non è giusto, c'hanno il potere questi, non è possibile. Yeah. What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. Arci di bombe. Whee! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Okay. Alright then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Più o meno. Era l'altro giorno. Dai, 20 portava di mura di gente. Speriamo veramente che sappiano. Va bene. Ah, eccola qua. La furba. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Che benza. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Ma io farei una cosa, visto che l'altra poi fa quello che vuoi, però visto che l'altra era uguale a questa e tu ci hai detto ma la vorrei fare un po' più grossa che fa ombra quasi più o meno alle 7 nazioni, fai prima a costruirtela più grossa prima di fartela volare. Vabbè. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. Here comes the money. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang.
Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. Simpatica Giulia. È proprio il comportamento che pensavo Chiara avrebbe avuto quando l'abbiamo sbloccata, che l'avremmo incontrata. Adesso che l'abbiamo incontrata c'è proprio, esatto, proprio quell'argomento. You're quite proprio quel welcome. comportamento. It's truly what a good opera deserves. Personalità. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. Sure. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Mi sembra. Please, don't waste your question on this matter. Ah, mi sembrava, ve l'ho detto. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Aiuto. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. Occhio per le nuove tendine. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Si è ricordato. L'hai detto all'inizio. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. Okay. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Ah. Troverete un impiego qui ad aspettarvi. Ah. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? Ma allora abbiamo tra virgolette una casa. No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Sì. Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh, a sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. Work. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou, it's your turn. Do you have a question for Ningguang? Aspetta, però c'erano 3 domande. Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Ah, che dicevano che cercavano i bandaggi, che erano fatti tanti bandaggi. Ah, era per loro. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou, Ningguang, what are you talking about? It's a secret. You'll see when the Jade Chamber ascends. However,
It's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Ningguang si prepara per il rito di discensione. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. Appunto, non riesco a capire perché non hai continuato a costruirla. Potevi continuare il contest, avere anche il 4º, 5º, 6º posto. Devi un pezzo in più. Vabbè. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! My God. Here comes the banner. È sempre così. E non puoi. Oh. Ai ai ai. È tornato qualcuno. Perché aveva detto. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who's that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it! Well, let's go fetch the Adepti! No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! Ah, l'ha costruita... Vabbè. Ah, adesso ho capito. Quindi magari ci sbagliamo. All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! My God. Ok. Pensavo che l'ammazzare. Ah, ci pensa scemo. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Non mi dire che si sacrifica. Sacrifica. No, gelato.
che forte. C'era rimasto un secondo e dicevo, oh, questo si sacrifica. Vediamo se si sacrifica veramente. Mi piace tantissimo come personaggio. Mo, what are you doing è here? bello sbloccato. We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too! Devo fare proprio sto boss qua, adesso devo andare via. You're in for a little shock. Sto laggando il gioco. Ah, ce n'è due, oh la madre. Off we go! Rise. Ah, non c'avevo. Come a little closer. Non c'avevo. Vabbè, devo mettere in pausa, lo metto, tanto non è che devo andare a questa. Life goes on. Rain outlines your fate. A parte che se usiamo forse Shinji forse facciamo più danni, non so perché sto usando i miei personaggi. Wow. Che forte. Manifest! Unleash! Si faccio un po' più di danni come... Obey! C'è troppi comandi! Manifest! Get out of here! Oh mamma mia! Unleash! Obey! Wheel of life. Aspettavo un mega boss. Time to act. Let me read you a verse. Anzi, proviamo con... Michael. Rise. Oh signora, voglio schiacciare 5 ma non riesco. Ah bene lo stesso.
pizzica, spacchetterei solo per le missioni qua, mi sono piaciute tanto. Non riesco a colpirle da qua purtroppo. Oh sì, buono. I'm going in. Ah, c'è l'abilità di scegliere. Nate. Aspetta, 5. No. C'è troppi personaggi. By ordinance divine. Out of the way. Qui, personaggi. Go. Sacred name, Fortune Preserver. Dai, muore. Muore. Ok. Concentrarmi un secondo. Solo che adesso poi devo andare. Quindi... Mai metto in pausa. No, my sword. You're in for a little shock. Come a little closer. Non ce l'avevo. Vabbè, Wheel of Life. it's me you're looking for. Obey. Unleash. Go. Allora, senti. No, non posso neanche... No, fammelo. Ah. A dopo. Adesso devo andare. Cioè.